Questa volta so cosa voglio realizzare. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona e come vi dicevo fin dall'inizio, io quest'oggi so cosa voglio realizzare. Sicuramente una borsa all'uncinetto, facile, veloce, adatta a tutti. E per questo progetto ho intenzione di utilizzare il nuovo cordino che è disponibile su momiscrochet.it da 2 mm in questa bellissima variante fucsia, ma ci sono tantissime altre tonalità tra cui scegliere. So per certo che utilizzerò stavolta l'uncinetto numero 4, ma va benissimo anche il 3 o il 3,5. Poi non so se utilizzerò altri accessori. Intanto procedo con il lavoro, vediamo cosa ne esce fuori e poi casomai valuto un attimino quali accessori e se eventualmente utilizzarli. A questo punto direi subito di partire col tutorial di oggi, no? Sigla! Facciamo un cappio e avviamo 22 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22esima catenella. A partire dalla seconda, nella maglia dietro, andiamo a lavorare un punto basso nelle prossime 9 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nelle prossime 3 catenelle andiamo a lavorare 2 punti bassi, 1 e 2. Nella catenella successiva 2 punti bassi e nella terza catenella centrale 1, 2, per un totale di 6 punti su questa zona centrale appunto. Concludo la riga andando a lavorare un punto basso nelle prossime 9 catenelle. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare stavolta un punto basso in costa dietro nei prossimi 11 punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11° punto basso in costa. Nei prossimi 3 punti, sempre in costa, lavoriamo l'aumento di 2 punti bassi. Concludiamo la riga lavorando un punto basso nei prossimi 10 punti bassi, sempre in costa dietro. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, lavoro un punto basso in costa dietro nei prossimi 12 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12° punto basso. Nei prossimi 3 punti lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Concludiamo la riga con un punto basso nei prossimi 12 punti, sempre in costa. 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11 e 12. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, lavoro un punto basso in costa nei prossimi 13 punti. Quattro, 13. Nei prossimi 3 punti un aumento, 2 punti nello stesso. Concludo la riga lavorando un punto basso in costa dietro nei prossimi 13 punti. 13. Catenella, giriamo il nostro lavoro, iniziamo con 14 punti bassi consecutivi, uno in ciascun punto in costa, 3, 14° punto basso, un aumento nei prossimi 3 punti, 2 punti nello stesso, concludiamo la riga lavorando un punto basso nei prossimi 15 punti. 15° punto basso, catenella, giro il lavoro, vado a lavorare un punto basso nei prossimi 15 punti, 2, 3, 15, un aumento nei prossimi 3, 2 punti nello stesso, concludo la riga lavorando un punto basso in costa nei prossimi 17 punti. 17, catenella, giro il mio lavoro, un punto basso nei prossimi 17 punti in costa, 3, 17, nei prossimi 3 un aumento, 2 punti nello stesso, termino la riga lavorando un punto basso nei prossimi 18 punti. 18, catenella, giro il mio lavoro, un punto basso nei prossimi 19 punti, 2, 3, 19°, nei prossimi 3 un aumento, 2 punti nello stesso, un punto basso nei prossimi 19 punti, 19°, catenella, giro il mio lavoro, lavoro un punto basso in costa nei prossimi 21 punti, 21° ed ultimo punto basso, nei prossimi 3 lavoro un aumento, 2 punti nello stesso, concludo la riga con gli ultimi 20 punti bassi, 1, 2, 3 e 20. Catenella, giro il mio lavoro. Prima parte del nostro lavoro con gli aumenti completata. Adesso dalla riga successiva, quindi dalla riga numero 10, continueremo andando a lavorare semplicemente un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante per un totale di 47 punti bassi. 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 47. Catenella, giriamo il nostro lavoro, procediamo per la riga numero 11. Anche qui lavoreremo un punto basso in ciascun punto basso sottostante in costa per un totale di 47 punti bassi.
In totale ho lavorato 22 righe a punto basso in costa dietro senza fare aumenti. Adesso che ho finito questa seconda parte della mia bag, faccio una catenella e laddove ho aumentato durante la prima fase vado a diminuire, ma vediamo tutto nel dettaglio. Innanzitutto vado a lavorare 21 punti bassi in costa dietro. 2, 3, 21esimo ed ultimo punto basso. Adesso vado a diminuire i prossimi 6 punti a 2 a 2. Quindi intanto faccio la prima diminuzione, entro in costa e prendo il cordino e ripeto lo stesso del punto successivo. Quando ho 3 asole chiudo. 2 punti sono diventati un solo punto, ripetiamo nei prossimi 4 punti. 1, 2, chiudiamo tutto e di nuovo negli altri 2 punti. 1 e 2, 3 punti, 3 asole e chiudiamo tutto. Adesso andiamo a lavorare un punto basso in costa dietro nei prossimi 20 punti. 1, 2, 3, 20. Catenella, giro il lavoro, vado a lavorare 19 punti bassi in costa dietro. 1, 2, 3 e 19. Anche qui vado a fare una diminuzione per ben 3 volte. Entro in costa, prendo il cordino. Entro in costa, prendo il cordino. 3 asole, chiudo, prima diminuzione. Ripeto per una seconda volta. 1, 2 e chiudo tutto. E ripeto per una terza ed ultima volta. 1, 2 e chiudo tutto. Terminiamo la nostra riga lavorando un punto basso in ciascun punto nei prossimi 19 punti. 2, 19esimo ed ultimo punto basso. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro, vado a lavorare 17 punti bassi in costa dietro. 2, 3, 17esimo punto basso. Ora andiamo a lavorare le nostre diminuzioni. La prima nei prossimi 2 punti. 1, 2, e 3. Bene. Procedo e concludo la riga lavorando 18 punti in costa dietro. 1, 2, 18esimo ed ultimo punto basso. Catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 17 punti bassi in costa. E 17. Anche qui andiamo a ripetere le nostre diminuzioni. La prima, la seconda e la terza. Concludiamo la riga con gli ultimi 15 punti bassi in costa dietro. E 15. Catenella, giro il mio lavoro, lavoro 14 punti bassi in costa dietro. 14. Bene, diminuzione centrale. 1, 2, chiudo. 1, 2, chiudo e poi vado a lavorare gli ultimi 15 punti bassi in costa. 1, 2 e 15. Catenella, giro il mio lavoro, faccio 13 punti bassi in costa dietro. 2, 13, 3 diminuzioni, 1, 2,
e l'ultima, terza diminuzione, concludo la riga con gli ultimi 13 punti bassi. 1, 2 e 13. Bene. Catenella, giriamo il nostro lavoro, facciamo 12 punti bassi in costa, 1, 2 e 12. Facciamo le solite 3 diminuzioni centrali, quindi 1, 2, concludiamo con gli ultimi 11 punti bassi in costa, 2, 11, catenella, giriamo il nostro lavoro, intanto lavoriamo i primi 10 punti bassi in costa, 10° punto basso, facciamo la diminuzione, 1 e di nuovo 2 e l'ultima è 3. Concludiamo con gli ultimi 10 punti bassi in costa, 1, 2, 10, catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare l'ultimissima riga e abbiamo finito il corpo della nostra borsa parzialmente, perché ancora dobbiamo fare la parte superiore. Intanto lavoriamo 9 punti in costa, 1, 2, 9. Stavolta, piuttosto che fare 3 diminuzioni, ne faremo soltanto 2, quindi questa è la prima e questa è la seconda. Bene. Adesso andiamo a lavorare gli ultimi 10 punti che ci rimangono. 1, 2 e 10. Se provate a contare i punti, quindi questi dell'ultima riga, vi ritroverete lo stesso numero di punti con cui siamo partiti all'inizio. Fatta la catenella di sicurezza, capovolgiamo il nostro lavoro, uniamo le due estremità, entro nella costa frontale del primo punto basso, quindi quella di fronte a me, inserisco l'uncinetto nel cappio e me lo porto all'interno. Quindi faccio una catenella, entro nella costina frontale dove sono entrata prima e in quella dietro dell'altra riga. Prendo il filo e chiudo a punto basso. Adesso vi mostro meglio, quindi asola frontale, mentre dall'altra parte non prendo questa ma quella dietro. Prendo il cordino e chiudo, quindi 1, 2 e chiudo, 1, 2 e chiudo, 1, 2, chiudo, e avrei gli ultimi 2 punti da bloccare. Questi qui sono un po' strettini, ma ci possiamo entrare benissimo, io lo faccio, casomai passate all'uncinetto più piccolo, chiudo, ok, quindi facciamo una catenella di sicurezza e stacchiamo il cordoncino e poi con un ago vado a nascondere l'eccesso tra i punti. Una volta fatto questo, giriamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere lo stesso lavoro di prima. Entro nell'asola frontale del primo punto e in quella dietro. Riprendo il cordoncino, possiamo fare anche un cappio per comodità che facciamo passare attraverso queste 2 asole. Intanto blocchiamo con una catenella, entriamo di nuovo negli stessi punti,
possiamo prendere la coda da una parte e dall'altra parte e la possiamo subito andare a nascondere, quindi facciamo un punto basso, asola frontale con asola dietro, prendo un punto e chiudo. Insomma, ripetiamo lo stesso lavoro di prima. Cuciti i due laterali e nascosti i cordoncini, possiamo capovolgere nuovamente il nostro lavoro, riportarlo sul dritto e voilà, abbiamo acquisito anche una bella profondità, rimanendo fedeli al punto in costa, ecco perché quella cucitura. Adesso andiamo a rifinire il bordo superiore, guardate che bella, molto bella. Riprendiamo il cordoncino, possiamo fare sempre un cappio, Entro in questa riga dove c'è il punto basso ben visibile. Entreremo sempre in tutte queste righe in rilievo, Quindi tiro fuori il cappio, mi metto comoda così riuscite a vedere. Faccio intanto una catenella per bloccarmi e poi vado a lavorare 2 punti bassi. 1, 2. Salto questa riga e vado in questa dove ci sono le maglie in costa. Faccio un solo punto. Un solo punto lo farò anche qui in questa maglia, quindi entro proprio dove c'è la costina, ok, e faccio un punto basso. Ora, a partire da tutte le righe in rilievo, vado a lavorare 2 punti. 1, 2. Riga successiva, quindi qua ne salto una e faccio 1, 2 e di nuovo 2 punti e continuo così finché non arrivo al secondo lato. Lì ripeteremo in sostanza quello che abbiamo fatto prima. Quindi farò un punto solo qui e un punto solo qui, ok, e da qui riparto con i 2 punti dello stesso, 1, 2, 1, 2, finché non termino il giro, quindi possiamo anche continuare da soli perché dobbiamo ripetere lo stesso lavoro di prima. Ok, ultima riga. Lavoro 2 punti nell'ultima riga, cambio il numero di uncinetto e passo al 3,5 e da questo giro che adesso iniziamo in costa iniziamo a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto in costa dietro. Questo è il primo punto. Continuo con un punto bassissimo in costa in ciascun punto. Ultimo punto bassissimo. Terminato il primo giro punto bassissimo in costa dietro, continuiamo per il secondo e per tutti i successivi. Basterà entrare nella costina e chiudere a punto bassissimo. Rimettiamo chiaramente il marker e continuiamo a punto bassissimo in costa dietro. Non so quanti giri farò io, ma vi aggiorno nella clip successiva. Intanto siamo al secondo giro. In totale ho fatto 6 giri a punto bassissimo, adesso posso staccare il cordoncino e chiudere in maniera invisibile. E voilà, il nostro corpo borsa è così completato, è davvero un gioiello. Per completarlo del tutto dobbiamo applicare semplicemente un bottone magnetico da cucire direttamente all'interno, una catenina, io ne utilizzo una da 60 cm, ma volendo puoi realizzarla all'uncinetto, qui sul canale esiste il tutorial per poterla realizzare così come te la sto mostrando, basta agganciarla, guardate che meraviglia, molto molto bella. Vi offro più di un'alternativa come sempre per lavorare la tracolla all'uncinetto o comunque per agganciare
la catena, occorreranno anche 2 moschettoni rotondi ed infine applicherò la mia firma, la targhetta, proprio qui sul davanti della mia bag. Tutti questi materiali che vi sto mostrando sono disponibili su momiscrochet.it, ti lascio i link sotto a questo video nel box info ed infine puoi rifinirla ulteriormente andandola a foderare. Sempre sullo shop trovi diverse colorazioni, io ti sto mostrando queste in rosa perché si abbinano perfettamente al cordino utilizzato, ma ci sono tante altre colorazioni disponibili in tante fantasie diverse. E voilà, amiche ed amici, borsa all'uncinetto completata. È davvero un gioiellino, mi piace troppo. Vediamo quanto misura. Siamo a 22 cm, abbiamo una profondità da circa 3 cm, altezza 18 cm. Wow, davvero fantastica. Amiche ed amici, vi parla la Momi del futuro, la stessa Momi che sta editando questo tutorial. Piccola e breve interruzione per dirvi una cosa importantissima. Vi invito a non modificare assolutamente lo schema, quindi tutta la sequenza di punti, aumenti e diminuzioni che ho appositamente creato per questo progetto, altrimenti vi sballa tutto. Se desiderate realizzare la stessa bag ma più grande, non alterate assolutamente lo schema, ma utilizzate il cordino da 5 mm che trovate sempre su momiscrochet.it. Ti lascio il link sotto questo video. E voilà, amiche ed amici, ma che chicca è uscita fuori? È troppo bella sta bag, mi piace troppo, ma ve la faccio vedere come sempre indossata perché merita davvero. Avete visto? È stato facile e veloce. Lo schema è adatto a tutti, soprattutto ai principianti, quindi se vuoi realizzare la tua prima borsa e imparare anche i punti base e alle diminuzioni e agli aumenti, questo tutorial è un altro contenuto che fa per te. Dunque, alla fine ho utilizzato pochissimi materiali, facciamo un breve recap. 120 grammi di cordino, e questo è quello che mi avanza, però considerate che già tempo fa avevo realizzato la tracolla all'uncinetto che volendo potreste abbinare a questo progetto. Quindi mi avanza anche questa rocca e lo sapete, ormai ho creato una miniserie qui su YouTube, avevo solo tot grammi di cordino, ho realizzato questo, quindi sicuramente qui ho un bel po' di materiale, ci viene fuori secondo me un'altra bag, oppure non so, ditemi voi, vi aspetto giù nei commenti cosa volete che ci realizzo con questo, così anche voi avete un progetto in più da realizzare con una sola rocca. Poi oltre all'uncinetto numero 4 ho utilizzato anche il 3,5, lo avete visto, per i giri appunto bassissimo, una chiusura magnetica da cucire direttamente all'interno, 2 moschettoni, 50 cm di catena e la targhetta personalizzata con la mia firma. Ovviamente tutti i materiali li trovate su momiscrochet.it, tutti i link utili ve li lascio sotto a questo video come sempre. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, continua a supportarmi con un bel pollice all'insù, commentando, condividendo e mettendo hype a questo contenuto se ti è piaciuto e mi vuoi sostenere. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti interessanti. Ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial come sempre. Un bacino!